siamo nel luogo dove è nata l'idea della lastra. Nel 1995 abbiamo iniziato a coltivare questo pezzo di vigneto, l'abbiamo riconosciuto come una situazione particolare nell'ambito del territorio di Santa Lucia di San Gimignano, proprio perché il terreno, l'esposizione, l'ubicazione, il terroir di questo luogo è veramente unico. Perché questo? Siamo su terreni di sedimenti marini di origine pliocenica e questo praticamente ha comportato la stratificazione di diversi tipi di terreno nello stesso luogo e nello stesso luogo il terreno cambia repentinamente, proprio nell'arco di 10-15 metri di distanza cambia la qualità del terreno. Proprio per questa varietà di terreno che abbiamo riconosciuto in questo luogo abbiamo iniziato a concepire l'idea di coltivare l'uva e di produrre il vino. Abbiamo trovato questo vigneto, era già vecchio nel 95, abbiamo continuato a coltivarlo fino al 2020. Nel 2020 abbiamo deciso di rinnovarlo. Il processo di piantumazione è stato 2020, vendemmia 2020, abbiamo tolto il vigneto, 2021 abbiamo scassato durante l'estate in modo che il terreno potesse prendere lo scotto estivo e è stato fermo tutto il 2021. Ora siamo a gennaio 2022 e stiamo piantumando il vigneto. Nell'ambito della lavorazione del terreno abbiamo riconosciuto a maggior ragione qual è la natura del terreno che cambia veramente tanto e sulla base di questo abbiamo scelto cloni e porte innesti adatti per ogni luogo. La tecnica di riproduzione delle viti in questo momento è molto più specializzata rispetto ad un tempo. A oggi possiamo scegliere in una gamma di porte innesti molto più ampia rispetto a un tempo e anche i cloni di vernaccia sono abbastanza diversificati, adattabili in funzione della tipologia del luogo, del terroir. Da questo punto di vista qui dovrebbe ottimizzare quello che è il risultato della produzione dell'uva, proprio perché abbiamo scelto cloni e porte innesti adatti per questo luogo. E questa scelta deriva principalmente dall'esperienza. Su questo pezzo di terra abbiamo riconosciuto 3 tipi di terreno completamente differenti e per questo abbiamo piantato 3 cloni, 3 porte innesti differenti e abbiamo diviso il vigneto in 3 parti. E ora, proprio a vedere questa differenza di terreni, andiamo a vedere nel particolare quelle che sono le caratteristiche di questo terreno. Siamo nella parte alta del vigneto che stiamo piantando, siamo su un plateau di argilla. Questo è il terreno da un punto di vista geologico più giovane, più recente. Abbiamo queste sabbie tufacee compatte e la parte superiore argille, forte argilla.
la scelta del portinnesto allora sarà orientata verso un portainnesto resistente al terreno tendenzialmente argillosa, che cerca di crescere in profondità per andare a catturare l'acqua che viene assorbita da questa roccia, che non è una roccia, come vedete, è una roccia che è friabile, si rompe con le dita, per cui da un punto di vista anche agronomico non è così difficile da lavorare questo terreno, però incide molto su quello che è la sua fertilità. Sicuramente questo tipo di terreno e il riconoscimento di questa situazione pedologica ha fatto nascere il nome La Lastra, perché proprio in questo vigneto qui, questa lastra di sabbie tufacee, e più sotto riconosceremo anche un'altra origine geologica che è una lastra di carbonati, ha determinato il nome La Lastra. Questa è la dimostrazione della differenza della natura del terreno. È un fossile di conchiglia, questa la vedete, è una ciprea, troviamo tante anche ostriche, fossili, e più o meno in tutta l'area del comune di San Gimignano troviamo questa manifestazione, a dimostrazione che questi sono antichi sedimenti marini. Poi la stratificazione ha generato tipi di terreno differenti. Già qui, che siamo un po' più in basso rispetto all'area precedente, la natura del terreno cambia e di conseguenza noi abbiamo cambiato sia clone che portinnesto. Qui siamo arrivati nella parte più bassa del vigneto. Cambia totalmente la natura del terreno. Come vedete qui abbiamo un sasso calcareo bianco, questo non si spacca con le mani, è un'altra origine geologica. Questo è ancora più antico perché siamo nella parte più bassa, e anche qui, proprio perché abbiamo trovato questo tipo di terreno, abbiamo scelto un clone, un portainnesto differente, adatto per questo tipo di terreno. Qui calcare, per cui pH un po' più alti, portainnesti più idonei per un pH più elevato rispetto alla parte alta, dove invece avevamo la presenza di argilla e altre caratteristiche. Cosa riscontreremo in questo tipo di terreno nel futuro sviluppo? Che qui, essendo più sassoso, avremo meno riserva idrica e la vite produrrà uve con una maggior concentrazione zuccherina, proprio perché lavorerà e crescerà in una situazione più arida. Su questa cosa qui immaginatevi dallo stesso pezzo di vigna come è importante poi suddividere in funzione dell'origine dell'uva le varie operazioni enologiche in cantina. Da qui io stimo che tirerò fuori un vino, riuscirò a produrre da quest'uva un vino che avrà più grande concentrazione, più struttura, più alcol, ma sicuramente produrrò a livello di unità di superficie molto meno. Il limite resta sempre l'acqua, per cui tutto quello che in questa zona qui di questo vigneto avrà come obiettivo preservare l'acqua il più possibile, anche perché nell'ambito dei disciplinari di produzione della vernaccia noi non possiamo irrigare.
In questo momento qui, dato che la stagione è buona, stiamo mettendo giù le barbatelle. Abbiamo scelto di ripristinare l'orientamento come era il vecchio vigneto nord-sud. Questo è il sud, questo è il nord, proprio perché anche da un punto di vista di gestione del vigneto resta la soluzione più comoda. Tra l'altro questo vigneto qui è un vigneto che non è su una superficie omogenea, uniforme. C'è un pezzo più alto, un pezzo più stretto. E allora per questo motivo qui abbiamo deciso di dividerlo in 3 pezzi, proprio per ottimizzare quello che è l'orientamento naturale del terreno. Il primo pezzo più in alto abbiamo scelto un orientamento che è nord-sud. Questo è più preciso, in questo pezzo qui è più preciso nord-sud. La parte di là, che invece è più stretta, diventerà est-ovest. Il sesto d'impianto rispetta il disciplinare di produzione perché per l'utilizzo della denominazione della vernaccia di San Gimignano dobbiamo avere una densità di impianto di almeno 4.000 piante a ettaro. Noi con questo sesto d'impianto, il sesto d'impianto è la distanza fila a fila e la distanza delle piante sulla fila. Con questo sesto d'impianto arriviamo a piantare circa, teoriche, 4.800 barbattelle a ettaro. Abbiamo gli operatori che sono divisi con diversi compiti. Il primo pezzo è togliere dalle scatole le piante e tagliare le radici. Altre 2 persone pongono l'allineamento delle barbatelle e questo è stato già determinato come sesto d'impianto. Il sesto d'impianto in questo caso sarà 80 cm di distanza tra pianta e pianta sulla fila e le file avranno una distanza l'una dall'altra di 2,60 m. È la distanza minima affinché il trattore possa percorrere il filaio senza avere troppi problemi di transitabilità. L'altro operatore distribuisce le barbatelle più o meno alla distanza, in modo che chi poi dovrà mettere a dimora la barbattella la trova più o meno dove dovrà metterla. Sul filo è segnato la distanza. Noi abbiamo deciso di metterla a 80 cm, per cui sul filo c'è un segno ogni 80 cm. E le altre 6-8 persone con una forchetta, si chiama forchetta, riescono a piantare la barbattella in terra. Nel momento della piantumazione, messo l'allineamento, si mette a dimora la barbattella. La barbattella è questa, sono state potate le radici, in modo che viene agevolata la messa a dimora. L'operatore ha un attrezzo che si chiama forchetta di ferro. La forchetta realizza prima il buco in terra, poi viene appoggiata la barbattella qui e viene infilata, e poi alla barbattella viene avvicinato il terreno. La barbattella va sottoterra tutta, il livello del terreno sarà qua. Questo pezzo qui è tutto sottoterra e questo servirà affinché le radici trovino l'umidità sufficiente per poter crescere. Proprio perché in questo momento qui
si confida che rinizia a piovere e questo agevolerà poi l'attecchimento della barbatella. Abbiamo messo a dimora le barbatelle. A questo punto il prossimo passo sarà l'orditura del vigneto, pali di testata in legno, pali dell'interfila in acciaio zincato. L'operazione è abbastanza semplice perché il sesto d'impianto è già stato fatto, per cui gli allineamenti sono già stati rispettati quando abbiamo messo a dimora le barbatelle. La cosa qui dell'abilità è creare un impianto omogeneo, uniforme, proprio nell'ambito di quello che possiamo definire architettura del paesaggio. Abbiamo finito la piantumazione, abbiamo finito la messa a dimora dei pali, l'unico elemento ancora che manca sono l'orditura dei fili, però è un lavoro molto semplice quello. A questo punto dobbiamo aspettare che nascano, producano e i primi risultati da un punto di vista enologico li avremo tra 5, 6, 7 anni. Questi sono i tempi che occorrono per vedere il risultato di questa scelta agronomica che abbiamo fatto di piantare questo vigneto in questo luogo, il rispetto del terroir.